Ha dovuto o doveva? Hanno voluto o volevano? Qual è la differenza? In questa lezione affrontiamo un aspetto molto importante: l'uso dei verbi modali dovere, potere e volere. In realtà c'è anche il verbo sapere, all'imperfetto e al passato prossimo, perché trasmettono messaggi diversi in base al tempo verbale che scegliamo. Benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione di Vaporetto Italiano. Se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Se ti piacciono i miei video e vuoi continuare a imparare l'italiano insieme a me, puoi cliccare sul bottone iscriviti qui sotto e puoi anche attivare i sottotitoli se necessario. Guarda queste frasi. Gianna voleva uscire con i suoi amici ieri sera. E Gianna è voluta uscire con i suoi amici ieri sera. In quale di queste due frasi siamo sicuri che Gianna è uscita? In quale frase il risultato è certo? Pensaci qualche secondo. Nella seconda. Nella seconda frase il verbo volere è al passato prossimo e quando i verbi modali sono coniugati in questo tempo verbale, il risultato è certo. L'azione è avvenuta. Siamo sicuri che quella cosa è successa. Nella prima frase, voleva indica l'intenzione di Gianna di uscire con i suoi amici, ma se non aggiungiamo altre informazioni, il nostro interlocutore non sa se Gianna sia uscita o meno. Lo stesso vale per queste due frasi. I miei genitori dovevano venire in banca con me. I miei genitori sono dovuti venire in banca con me. In questo caso il verbo modale è dovere, ma il discorso è lo stesso. Nella seconda frase il verbo dovere è al passato prossimo e il risultato è certo. Sono dovuti venire in banca con me e sono venuti con me. Nella prima frase questa era l'idea, ma non sappiamo se siano venuti veramente. Poi parliamo dell'ausiliare e degli accordi, ci arrivo. Quindi, quando i verbi modali sono coniugati al passato prossimo, l'azione è avvenuta, il risultato è certo. Quando sono coniugati all'imperfetto, il risultato è incerto. Dobbiamo aggiungere delle informazioni per far capire al nostro interlocutore se quella cosa è successa o meno. Oppure possiamo lasciarlo nel limbo, nell'incertezza, nella confusione. Per esempio, riprendiamo la frase iniziale. Gianna voleva uscire con i suoi amici ieri sera. È uscita? Boh. Possiamo aggiungere informazioni, ma non si sentiva bene, quindi non è uscita. Oppure, Gianna voleva uscire con i suoi amici ieri sera e infatti ha cenato in fretta ed è scheggiata fuori di casa. È uscita alla velocità della luce. So già che qualcuno si sta chiedendo: ma come scelgo l'ausiliare in questo caso? Come scelgo essere o avere? Bene, ti do la soluzione più semplice. Una soluzione semplice e che funziona sempre. Per scegliere l'ausiliare essere o avere, prendi come riferimento il verbo all'infinito. Se quel verbo richiede essere al passato prossimo, usiamo essere anche con il verbo modale. Se richiede avere, usiamo avere. Per esempio, prendiamo sempre la nostra Gianna. Gianna è dovuta andare in posta. È al passato prossimo, Gianna è andata in posta. Il verbo andare nei tempi composti richiede essere e quindi usiamo essere anche qui. Ma attenzione! Il verbo modale si accorda con il soggetto Gianna, che è femminile. Non poteva essere così facile, eh? Ho risolto la situazione e non ho dovuto chiedere aiuto a nessuno. Non ho dovuto chiedere. Il verbo chiedere nei tempi composti
richiede l'ausiliare avere. Io ho chiesto, loro hanno chiesto. E quindi diciamo non ho dovuto chiedere niente a nessuno. Aspetta un attimo, e con i verbi riflessivi vale la stessa regola? Più o meno sì, più o meno. I verbi riflessivi e tutti i verbi pronominali con la particella si richiedono l'ausiliare essere. Mi sono svegliato, si sono arrabbiati e così via. E quindi funziona così anche quando c'è un verbo modale, ma solo quando il pronome si trova prima dei verbi. Per esempio, questa mattina mi sono dovuto alzare presto. Elisa non si è voluta arrabbiare con me. In questo caso abbiamo il verbo riflessivo e l'ausiliare essere. Ma sappiamo che con i verbi modali il pronome si può trovare anche dopo il verbo all'infinito e in questo caso usiamo l'ausiliare avere. I bambini non hanno voluto svegliarsi, quindi non siamo partiti. E anche oggi non ho dovuto pettinarmi i capelli. Vediamo altre 2 o 3 frasi solo per fissare la regola nella tua mente. Con tutti quei soldi abbiamo potuto comprare una bella macchina. Abbiamo comprato la macchina? Eh sì, con i soldi che ho guadagnato potevo comprarmi un orologio nuovo. Potevo comprarmi, ma l'ho comprato? Il mio interlocutore non lo capisce così. Sono voluti andare al mare anche se pioveva. Si bagneranno tutti. Peggio per loro. Cosa facevi in centro ieri? Dovevo comprare un regalo per Silvia, ma non ho trovato niente che mi piacesse. Lo so, ci sono tante informazioni, alcune cose possono risultare un po' difficili da ricordare. Per questo sulla mia pagina Patreon pubblico non solo la spiegazione in PDF di questo video, ma anche degli esercizi che permettono di fissare al meglio tutte le cose che spiego nei video di grammatica. Trovi il link a Patreon nella descrizione qui sotto. Grazie per la tua attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!